Benvenuti gringo! Un mio amico sceneggiatore dice: ma perché su internet, in particolare su YouTube, molti utenti devono fare gli scemi per, no? Gli sketch umoristici per fare dei video? Io penso che sostanzialmente ha ragione, però io non è che lo faccio per i video, per le visualizzazioni degli argomenti di cui parlo non mi si fila nessuno, quindi la cretineria fa parte dello spettacolo, quindi ci sta. E poi anche per farvi capire un po' i concetti di cui oggi andremo a parlare, per esempio guardando da come mi sono acconciato da cretino anche oggi, dovreste capirlo un po', cappello tipicamente cantonese, questa dovrebbe essere una corte regolare ma non lo è, stuzzicadente. Oggi parleremo, E che cazzo mi fai capire? esatto, parleremo degli spaghetti western mescolati al Kung Fu Movie, perché nei primi anni 70 con l'ascesa del genere del Kung Fu, esploso con Bruce Lee, ma soprattutto in Italia anche con 5 dita di violenza, gli spaghetti western, che dove fino a prima erano uno dei generi più visti in assoluto, si vedono un po' trascurati e quindi i produttori e sceneggiatori dovettero in qualche modo rivedere anche la formula che stava un po' stancando il pubblico per trovare delle idee nuove. L'idea fu proprio quella di unire due mondi apparentemente agli antipodi, che poi non erano poi così tanto distanti per quanto riguarda molti aspetti che dopo vedremo, e unirli e tentare appunto questo crossover che tutti in qualche modo potevano sognare o non potevano aspettarsi fino a un certo punto. E arrivarono i primi film del filone di questo sottogenere, che venne ribattezzato in vari modi poi dagli esperti del settore, da spaghetti kung fu comedy a più semplicemente anche unendo parole della cucina asiatica. Ma come, crudo? No, no, alla piastra. Crudo. Che è unirla sempre ai piatti tipici italiani. Bellissimo, cavolo fa! La cucina di tizi, ho ti faccia diventare il gobbo della Notre Dame, capisci un tecnico, vedi che ti Quindi oggi vi faccio un piccolo video dove vi riporto 2 o 3 concetti base di questo sottogenere e vi faccio conoscere anche quei film un po' più, come dire, che si sono distinti un po' di più da altri che riguardano e che toccano appunto questi argomenti. Gli altri sono un po' da trascurare perché se non li recuperate non è che muore nessuno, alcuni sono veramente beceri. E che altro dire? Buon divertimento! Lo spaghetti western e i Kung Fu Movie non condividevano solamente le storie, il tipo di personaggi che le interpretavano e le colonne sonore, che spesso venivano rubate senza avvertire, senza dire nulla, ma ci fu proprio questo momento storico in cui questo crossover, come nei film moderni, insomma, come quelli di ambientazione Marvel, prese forma. Ci furono appunto vari ammiccamenti nel corso del tempo e prese forma in questo sottogenere, questo sorta di ibrido che venne ribattezzato spaghetti kung fu o anche soia western. Spesso venivano volutamente confusi anche le varie etnie del genere asiatico, dove potevamo trovare vietnamiti che interpretavano cinesi o giapponesi che interpretavano cinesi o viceversa. Questo aspetto curioso era sicuramente dovuto alla scarsa stima per il pubblico dal punto di vista culturale, Quello sarebbe il mongoloide cinese. per cercare di comprendere, di riconoscere le varie etnie sullo schermo, ma sostanzialmente proprio dal punto di vista pratico, cioè di riuscire a reperire cinesi puri che sapessero le arti marziali o giapponesi che sapessero utilizzare la katana o appunto il karate. Quindi molto spesso venivano, o quasi sempre, venivano mescolati a seconda delle necessità. Il sottogenere soia western quindi non voleva richiamare solamente i Kung Fu Movie di Hong Kong, ma di sfruttare anche il successo dei film Chambara, quindi dei grandi film di samurai come quelli di Akira Kurosawa, come I Sette Samurai, La Sfida dei Samurai, che avevano un grande successo anche in Italia. Uno dei film a giocare con questo tipo di dinamiche fu Oggi a me, domani a te, di Tonino Cervi del 1968 e con protagonista Bud Spencer. Fu uno dei primi western seri di Bud Spencer, tra l'altro, prima di diventare famoso con Trinità.
Tonino Cervi era un regista e produttore molto conosciuto, figlio di Gino Cervi, l'attore, che aveva prodotto anche film importanti come per esempio Deserto Rosso o di Antonioni, e poi aveva lavorato come regista con anche i grandi della commedia italiana come Alberto Sordi, Manfredi, eccetera, e esordì proprio con questo western atipico, serio, su soggetto e sceneggiatura di Dario Argento. Il film gioca proprio anche con queste dinamiche grazie alla presenza di Tatsuya Nakadai, ovvero uno degli attori feticcio di Akira Kurosawa, con cui aveva fatto Yojimbo, Sanjuro e Kagemusha. Veniamo ora a uno dei titoli più emblematici e conosciuto, più rinomati di questo sottogenere, che è Il mio nome è Shanghai Joe, il film di Mario Gaiano del 1973. È un film che tutt'oggi ha ancora un seguito e un apprezzamento all'estero incredibile, sia chiaramente per la premessa di fondo particolare, ma anche per un interprete all'altezza, che comunque non ha niente di cinese, ma è un attore giapponese che viene chiamato Chen Li, con questo cognome che chiaramente deve scimmiottare anche la Bruceploitation, ma appunto, come dicevo prima, è un attore giapponese. E poi ad impreziosire ancora di più questa confezione c'è la presenza di Klaus Kinski, che interpreta un bounty killer chiamato il macellaio, e lo interpreta sempre con questa sua presenza scenica invidiabile. Facciamo ora una piccola digressione, anche se cambiando l'ambientazione rimaniamo comunque in questo tipo di meccanismo di fondo. E lo faccio per farvi conoscere un film che sicuramente i fan del genere avranno sentito nominare. Sto parlando di Superman contro l'Oriente, il film di Bitta Albertini del 1973, che è uno dei sequel del film omonimo dei Tre Fantastici Superman di Gianfranco Parolini del 67. Gianfranco Parolini, tra l'altro, è regista di film western come per esempio Spaghetti Western, come per esempio Sabata con Lee Van Cleef. Il film è mitico soprattutto per la presenza di Loli, il protagonista di Cinque dita di violenza, nonché per Jackie Chan dietro le quinte, che era uno dei coreografi del film, e questo trova fondamento anche in questa foto che vi faccio vedere qui. Questa foto molto bella e molto emozionante, che ci fa vedere appunto come si unisce sia la parte italiana rappresentata da Bitta Albertini, che qui vedete che sta dirigendo l'attrice protagonista, Sal Borgese, niente meno che appunto uno degli stuntman più conosciuti di Bud Spencer e Terence Hill, e dietro un giovane Jackie Chan. Un altro titolo molto emblematico del filone è Là dove non batte il sole di Antonio Margheriti del 1974, che segna la prima volta dove viene coinvolto ufficialmente uno studio orientale come quello dei mitici Shaw Brothers, che prestano appunto un attore importante come Loli, che si ritrova nuovamente a collaborare con gli occidentali, al fianco di un altro attore feticcio dei film western come Lee Van Cleef, diretto da Antonio Margheriti, quindi regista di horror mitici come per esempio Danza Macabra, e quindi diventa un titolo fondamentale per rappresentare questo tipo di filone. Altro titolo particolare che volevo sottoporvi è Altrimenti vi ammucchiamo del 1973, diretto da un regista cinese. Quindi c'è questo accordo produttivo tra una produzione cinese e quella italiana, ma non si erano messi molto d'accordo, non avevano le idee molto chiare sul prodotto che doveva venire fuori. Sembrerebbe che la produzione cinese volesse qualcosa di più serio e meno commedia, mentre dal punto di vista degli italiani si volesse puntare invece sotto quell'aspetto lì. E infatti il titolo è inequivocabile, perché inizialmente si doveva chiamare I fratelli del Kung Fu, poi venne richiamato nuovamente Altrimenti vi ammucchiamo, anche per citare e per sfruttare l'onda del successo del film di Bud Spencer e Terence Hill. Come protagonista c'è Jason Papiao, quindi uno delle facce
conosciute del cinema di Kung Fu diretto dagli Shaw Brothers, ma in questo caso il film è abbastanza scadente. Si vede che, come accennavo prima, non c'erano le idee chiare sul tono d'insieme del film, e sicuramente anche il doppiaggio italiano non ha aiutato ad alzare anche il livello, perché la qualità delle voci è veramente, dei dialoghi è veramente molto bassa. Il richiamo ai film di Bud Spencer per sfruttarne il successo non è solamente nel titolo, ma anche nella locandina stessa italiana, dove viene appunto rappresentato un energumeno barbuto, grande appunto come Bud Spencer, cosa che invece non è presente nel film. Che botte ragazzi, conosciuto anche come Il ritorno di Shanghai Joe nel 1975. Come dicevamo prima, anche i produttori italiani tentavano in tutti i modi di infilare nei nomi, anche nei richiami visivi, i film di Bud Spencer e Terence Hill, e quindi si creò una sorta di sottogenere ulteriore, ovvero una sorta di coppia sullo schermo che potesse in qualche modo ricalcare le gesta di Bud Spencer e Terence Hill, quindi con l'energumeno grosso, barbuto, e il tipo più basso e più veloce, potenzialmente anche più intelligente. Il titolo inizialmente doveva essere proprio Il ritorno di Shanghai Joe, ma uscì da noi con il titolo proprio cambiato, Che botte ragazzi, per cercare di sfruttare ancora di più e di richiamare alla mente del pubblico Bud e Terence. Il film è nettamente inferiore al personaggio precedente, al film precedente con Shanghai Joe, che in questo caso anche sembra il medesimo, quindi richiama appunto quello del film di Mario Caiano, anche se l'attore è diverso, ma anche qui abbiamo stessi abiti, quindi stesso vestiario e stesso yo-yo con cui va in giro. Cambia questo attore di cui si sa poco, e le voci su internet dicono che sia stato, ossia non si sa ancora se è vivo, un architetto di origine vietnamita, e qui si aprono di quelle storie, di quelle immaginazioni, no? che fanno pensare appunto a come possa essere stato in qualche modo ingaggiato. Quindi ulteriore invece filo conduttore che richiama il film di Mario Caiano lo troviamo con la presenza di Klaus Kinski, anche in questo film. Chiudo questa carrellata dei titoli che vi ho proposto e che rispecchiano in qualche modo questo sottogenere che abbiamo provato un po' a circoscrivere, con Il bianco, il giallo e il nero, il film di Sergio Corbucci, quindi il regista di Django, un titolo abbastanza conosciuto e risaputo, indipendentemente appunto da queste caratteristiche che citavamo prima. Abbiamo tre protagonisti, quindi il solito triello che in qualche modo richiama anche Sergio Leone, con Eli Wallach, appunto non per niente, Giuliano Gemma e Thomas Milian. La parte dell'asiatico in questo caso non è interpretata da un attore asiatico di origine asiatica, ma interpretata da Thomas Milian, che inventa qui questo personaggio sopra le righe, stravagante, di questo giapponese, con tutte le i vari rituali, inscenando scene ironiche che in qualche modo colorano il film. E la parte quindi della commedia, e quindi il tipo di tono che c'è nel film in qualche modo richiama anche un altro modo di interpretare il western, lo spaghetti western, che stava imperversando grazie ai film di Trinità. Rilacciandomi a quello che dicevo inizialmente del video, ovvero di questa sorta di mescolanza tra le varie provenienze e le varie culture asiatiche che i distributori e i produttori attuavano nei confronti del pubblico, quasi a sottovalutare la loro capacità di comprensione fra le varie etnie, cosa che peraltro era anche un po' vera, e trova la sua massima espressione con il personaggio che ha creato Thomas Milian in questo film, quindi che unisce sia la cultura giapponese che quella cinese in un'unica macchietta. Io lo chiamo un personaggio macchiettistico perché può divertire o meno, è comunque una maschera, ma comunque rappresenta la percezione che ha il pubblico, che aveva e che probabilmente ha ancora tutt'oggi nei confronti della cultura asiatica e nella distinzione delle varie peculiarità. Eccoci qua, allora spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato di vostro gradimento. Se ciò non fosse stato, scrivetemelo nei commenti.
sì, siamo nel selvaggio West secondo il video dove tutto è lecito, però cerchiamo di mantenere un tono civile, insomma. Quindi vi rimando nei commenti, scrivetemi anche magari qualche consiglio che volete darmi su un video che potrei fare per voi, toccando sempre certi argomenti di cui tratto spesso, quindi parliamo di cinema asiatico, magari appunto legato a qualche film nostro italiano. Oggi, come vedete, ho parlato anche di un sottogenere creato dagli stessi italiani, insomma. Quindi ci risentiamo lì. Se invece volete curiosare e vedermi sotto un'altra veste, quindi vi rimando alla mia pagina Instagram che trovate nel link in descrizione. Lì potete trovare delle foto del mio materiale da collezione, autografi, foto con attori, sempre sul mondo del cinema asiatico ma anche di quello occidentale. E lì vi dico in più, sempre su Instagram, io metto delle foto particolari almeno 2 volte a settimana con anche l'aiuto di mia moglie, dove cerco di impersonare una scena di un film asiatico e lo cerco di farlo indovinare alle persone. Quindi se volete un po' divertirvi anche sotto questo aspetto potete farlo seguendomi lì. Quindi noi ci rivediamo alla prossima. Io vi do un ultimo consiglio: se volete anche non solo seguire me ma avere anche il parere di un esperto che può rispondere ancora in maniera coincidente alle vostre domande su cinema asiatico, di Kung Fu in particolare, quindi cinema di Kung Fu, Bruce Lee, io vi rimando anche alle letture dei libri di Lorenzo De Luca, saggista, sceneggiatore del cinema italiano e grande cultore di Bruce Lee, appunto del cinema di Hong Kong. Quindi seguitelo comprando i suoi libri, trovate anche il suo documentario Dragonland su Amazon, aveva un canale YouTube che è aperto, scrivetegli e cercate di convincerlo a rimanere aperto a mettere nuovi contenuti. Quindi noi ci ritroviamo sempre qui per un prossimo video. Ciao ciao!